Molto emozionante, perché è una città che ho conosciuto da tanto tempo, anche prima di venire qua, prima di visitare. Dunque è un onore enorme, è anche un'opportunità soprattutto, perché questo vuol dire che ci sono tante cose dove possiamo fare qua. Ieri ho visto delle chiese, ho visto dei musei dove mi sono detto ma sarebbe bellissimo di cantare qua totalmente acusticamente, solamente con la luce delle candele. Ho tante cose che mi provocano, che mi ispirano in questa città. Dunque, se questi chiavi, se questa residenza, cittadinanza onoraria vuol dire un'opportunità di fare ancora più di cose con il sindaco, con la città. Lei è un artista poliedrico, mica, e per questo le viene riconosciuto questo ruolo anche di ambasciatore della cultura nel mondo. È mica poca cosa. Io penso che la cultura è divertente, la cultura è una cosa che non è morta. Anche un fresco che è stato fatto, non so, 500 anni fa non è una cosa morta, è una cosa che ha sempre un messaggio urgente, così urgente che un ritratto che è fatto ieri. Penso che la cultura è molto divertente, può essere molto emozionante e anche sporca. Io preferisco la cultura che la politica. Penso penso che nella cultura c'è una politica ancora con una vista più lunga, e con delle conseguenze anche forse più lunghe. Dunque, sì, penso che la cultura è una cosa molto, molto importante, che non appartiene solamente ai professori, ma certo abbiamo bisogno di loro, però appartiene anche ai giovani. Sindaco, lei suscita l'invidia dei suoi colleghi delle altre città nell'aversi accaparrato mica come cittadino con questa onorificenza. E insomma, è un colpo grosso. Beh, se altre città italiane vogliono seguire le nostre tracce, coltivando il rapporto con un grande artista come Mica, non possiamo che essere contenti. Diciamo che le chiavi rappresentano un po' lo strumento, come ha detto Mica, perché qualunque cittadino, anche il più umile, il più giovane, colui che ha avuto meno possibilità di studiare, possa avere la libertà di conoscere. Le chiavi sono un po' lo strumento per dare sfogo alla curiosità, e credo che quando la cultura è viva, è vera, è vivente, è perché gli uomini continuano ad essere curiosi. E Mica è certamente un uomo curioso che ama l'arte, ama la bellezza e soprattutto riesce a divulgarla, perché la cultura non è soltanto elitaria, ma è appunto il pane quotidiano di tutti noi e soprattutto dei giovani. Senta, ma lei è anche un fan di Mica, ci dica la verità. Ovviamente sì, non solo io, ma abbiamo mezza famiglia che è schierata di ogni generazione, da mia suocera a mio figlio Cosimo che ha 10 anni, e questo è anche bello perché non è facile per un artista riuscire a tenere insieme tante diverse generazioni e ispirarle, sensibilizzarle, incuriosirle, e quindi c'è anche un pezzo di Dario persona, non solo di Dario sindaco, che oggi tifa per Mica. Grazie. Grazie. Scusi, ma sarà a Sanremo in qualche forma quest'anno? Ah no, non ci sarò. Nemmeno Sul come divano. ospite del lo guardo da casa. Sì, l'anno scorso l'ho visto bevendo troppo vino rosso e mangiando molto troppo cioccolato con Roberto Bolle sul mio divano. Quest'anno io lo guarderò da lontano, però è molto divertente, è come una soap opera musicale, come un musical di 5 serate, dunque è una cosa molto affascinante. C'è un artista per cui fa il tifo? Ah, no, dipende, dobbiamo vedere. Tutto cambia quando loro iniziano a cantare sul palco. C'è una magia che succede a Sanremo che non c'è. Non c'è stata mai questa tensione, forse prima che io vi ho potuto vedere il Eurovision, Eurofestival, però a Sanremo c'è questa cosa che un artista cambia quando arriva sul palco. Un piccolo artista che tutti dicono ah no, lui non conta per niente, andrà a casa velocemente, perché adesso c'è questo magnetismo un po' crudele, però c'è anche quest'anno illuminazione? No, non c'è, allora meglio. Però devo dire che gli artisti si trasformano, dunque un piccolo artista rispetto agli altri più grandi o più conosciuti
diventare totalmente diverso e prendere veramente delle ali, e un altro che conosciamo da tantissimo tempo, un'altra può diventare molto più piccola. Dunque c'è questo aspetto trasformativo sul palco del Sanremo, e questo è anche quello che tutta la gente a casa vuole vedere. Le cose che funzionano a Sanremo sono le cose più semplici, è proprio questo rapporto umano fra gli artisti, fra i cantanti che fanno parte della cultura pop italiana, che arrivano su questo palco e proprio arrivano nel salotto di tutti gli italiani per una settimana. E questa parte qua è la cosa più forte. Possiamo fare il più grande show del mondo, per l'unica cosa che conta è questo rapporto umano, i cantanti che scelgono di mettersi in gioco e rischiare e di entrare nei salotti di tutti gli italiani per una settimana e di gestire le conseguenze. Questo è proprio quello che mi piace di Sanremo. Lei è stato mai proposto di condurlo? Sì, sono stato proposto di condurlo, mi hanno chiesto se fosse interessato. Dunque non è stata una offerta chiara. È come una persona, io avevo preso fortunatamente le mie vitamine il stesso giorno che mi hanno chiesto, perché avevo potuto rispondere che onestamente a questo punto non è una cosa che io potrei fare al mio agio, perché è molto troppo presto di fare una cosa di questo genere. È il più grande show in Italia, ci deve farlo con un'esperienza, non solamente con un senso del show. È troppo facile cadere in una sorta di superficialità con Sanremo. Infatti il lavoro di Sanremo è un lavoro profondo, dove tu devi assolutamente sporcarti le mani e conoscere assolutamente la cultura pop di oggi, dell'Italia e soprattutto quello del passato. Avrà altri progetti televisivi prossimamente? Vediamo, in questo momento faccio il mio album. La televisione è una cosa che mi piace perché penso che è una cosa molto divertente, e in Italia c'è sempre questa voglia di rischiare con la TV, di fare anche con il servizio pubblico, di fare delle cose che certo non cadono nei meccanismi più accessibili per gli ascolti, però c'è sempre questa idea che ok, però per alcune serate prendiamo questo rischio, facciamo qualcosa di bello. Io sono nato a Beirut, però cresciuto nei paesi che hanno questo servizio pubblico, da France Television alla BBC, e lì c'è questa idea di prendere il rischio. In altri paesi come in America, adesso dove sto lavorando, non c'è questa cosa. Però vediamo, mi piace l'idea di giocare, di rischiare in TV e continuare a farlo, dunque vediamo come lo farò. Casa Amica adesso è stata smontata e l'ho fatto pubblicamente. Mi piace bruciare le cose dopo poco tempo, però bruciare per ricominciare. Dunque vediamo dove inizierà la prossima, dove si ricomincia. Per ora è tutto un po' bruciato. Ultima domanda, lei è anche un'icona dei diritti civili. Secondo lei serve una norma per l'adozione dei bambini da parte dei gay? Penso che tutto quello che può aiutare a incoraggiare questa idea che l'investimento fra una persona e l'altra, fra una donna e un uomo, fra due donne, fra due uomini, non importa. Quando una persona dice io ti amo, voglio passare la mia vita con te, se noi diciamo di no o se noi blocchiamo tutte le altre conseguenze di questo patto, questa cosa qua, il no può provocare solamente delle conseguenze negative. Invece se diciamo sì, possiamo solamente provocare delle cose belle. L'amore si provoca con l'amore e con la tolleranza, e l'intolleranza e l'odio e anche la violenza si provoca solamente con il no e con l'intolleranza. Dunque penso che la matematica di questo principio lì è abbastanza chiaro, però ci vuole un po' di tempo. Fai guidare il taxi a Firenze? Hai tirato qualche bestemmina? No, posso dire, allora, una città bellissima, però per guidare meglio prendere un taxi, è uno Meglio prenderlo che guidare. è un con tutti questi, come si dicono, i vicoli, i pavè, le buche, le famose le pietre, non le buche, no, le piccole pietre. le pietre. Sì, allora vanno bene durante il giorno,
però durante un giorno bello, però quando c'è la pioggia un disastro. Dunque ho avuto dei momenti un po' caldi. Il prossimo anno... Però posso dire, la cosa più difficile non sono i buchi nella strada, non sono le strade strette, tutto questo io ho trovato abbastanza divertente. No, sono turisti che bloccano sempre la strada e subito dopo un'ora mi sono trasformato quasi, non ero un tassista fiorentino, sono diventato subito un tassista parigino, urlando a tutti i turisti. Senti, quest'estate avremo il tram nuovo, se mi prometti che guidi il tram... Ma non è automatico? No, però è semplice. Semplice, on, off. Ma lo faccio solamente se c'è una campana. Va bene, va bene. Il consiglio comunale ce l'ha.